Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa graziosa fascia per capelli. Questa è una misura donna, quindi l'ho realizzata appunto per un adulto, per un'adulta, però vi lascerò nel video, troverete le spiegazioni per poterla realizzare della misura che volete. È un lavoro semplicissimo e molto veloce da fare in una serata, la fate tranquillamente ed è veramente alla portata di tutti. Quindi è uno spunto per fare dei graziosi regali sia per il Natale che si avvicina e quindi uno spunto anche per quello, ma sia come regalini per la qualsiasi cosa, anche in abbinamento a qualche altra cosa, per un compleanno, per qualsiasi occasione. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò comunque di anticipare con delle storie i progetti che poi porterò qui sul canale. Detto questo, andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzeremo l'Iggy della Tessiland, che è un 100% cotone ed è lavorabile con uncinetto 2,5-3, però io in questo caso lo lavorerò con l'uncinetto 3,5. Poi avremo bisogno un ago e il metro per prendere le misure. Prendiamo il cotone e facciamo il primo cappietto che non conteremo nella lavorazione, quindi lo stringiamo e lavoriamo 15 catenelle. Fatte le nostre 15 catenelle, entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione e facciamo una maglia bassa. Nella seconda prendiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo direttamente una maglia alta. In quella successiva lavoreremo una maglia bassa, quindi alterneremo una maglia bassa e una maglia alta in quella seguente. E il punto che alla fine si ripeterà giro per giro è proprio questo qua: lavorare maglia bassa seguita da maglia alta. Ci darà così una piccola decorazione particolare alla nostra fascia. Quindi lo lavoriamo fino alla fine. Siamo partiti con la maglia bassa e finiremo con la maglia alta. Una catenella, voltiamo il lavoro e ora dobbiamo alternare. Quindi nel punto dove abbiamo lavorato la maglia alta lavoreremo la maglia bassa, nel punto della maglia bassa lavoreremo la maglia alta. Quindi qui abbiamo terminato con la maglia alta e lavoreremo la maglia bassa. Poi nel punto seguente la maglia alta. Quindi non è un caso che il lavoro inizia con maglia bassa e finisce con maglia alta. Quindi tutti i giri si ripeteranno.
inizieremo sempre con maglia bassa e finiremo sempre con la maglia alta. Lavoriamo così qui la maglia bassa, a susseguirsi facciamo la maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, maglia bassa e nell'ultimo punto lavoreremo la maglia alta. Una catenella e voltiamo il lavoro. Qui cominceremo sempre con la maglia bassa e faremo sempre la stessa cosa, lavoreremo la maglia bassa sulla maglia alta, la maglia alta sulle maglie basse. Quindi creeremo comunque un motivo particolare e semplicissimo per adornare la nostra fascia. Per la misura, quindi dobbiamo continuare così fino a raggiungere la misura desiderata. Come la dobbiamo calcolare? Allora, per un adulto, in questo caso una donna adulta, solitamente la misura è di 55 cm, la circonferenza del cranio. Quindi noi dobbiamo calcolare 5 cm in meno, quindi la dovremmo fare lunga 50 cm. La stessa cosa equivale per una bambina. Prendiamo la misura della circonferenza della testa, togliamo 5 cm e facciamo la fascia di quella misura, perché come vedremo poi risulterà molto elastica, quindi dobbiamo dare anche l'elasticità per non risultare poi troppo larga. Quindi continuiamo a lavorare fino a raggiungere quella misura e ci rivedremo per la cucitura. Ho lavorato la mia fascia per una lunghezza di 50 cm, 49-50 cm, e qui sono arrivata alla misura desiderata. Vi faccio vedere un pochino solo la flessibilità che ha la fascia stessa, quindi è un punto che comunque sia è elastico, abbastanza elastico, quindi quei 5-6 cm in meno ci stanno perfettamente. Arrivati qui dobbiamo tagliare il filo per effettuare la cucitura un pochino più lungo, così cuciremo direttamente con il filo di lavorazione. Lasciamo un pochino di filo per cucirla, tagliamo, prendiamo l'ago, inseriamo il filo, entriamo nel cappietto finale con l'ago stesso e chiudiamo così la nostra parte. Ora sistemeremo la fascia per la nostra cucitura. Prima di iniziare a cucire la nostra fascia dobbiamo posizionare la fascia dalla parte dritta. Come ce ne accorgiamo se abbiamo difficoltà? Dobbiamo guardare l'inizio della lavorazione iniziale. La codina d'inizio deve essere sulla nostra sinistra, quindi questa è la parte del dritto. Mettiamo la fascia dalla parte dritta, pieghiamo le estremità,
quindi pieghiamo a metà le estremità della fascia, così, e le inseriamo a incastro uno dentro l'altro, così. Dopo averle inserite, prendiamo l'ago e iniziamo a cucirla. Quindi diamo dei punti di cucitura prendendo tutte e quattro le parti. Dopo averla cucita, nascondiamo il filo fra la lavorazione e possiamo tagliarlo. Ora giriamo il lavoro e ci ritroveremo la nostra fascia per capelli. Vedete che la lavorazione dà un bellissimo effetto, una lavorazione veramente semplice, e nello stesso tempo ci ritroveremo con questo effetto incastro, quindi questo motivo che si ritrova nella parte superiore della fascia, quindi nella parte visibile. E questa è la fascia che abbiamo appena creato. La fascia terminata è veramente graziosa, questo punto dà la sua particolarità, un consumo di cotone veramente minimo, quindi la potete utilizzare anche con residui di cotone che avete e farla pure di tutti i colori, e il tempo di lavorazione è veramente minimo. Questa la fate in una serata, tanto perché il lavoro cresce in fretta e non c'è più di tanto da fare, solo la cucitura finale e la fascia è pronta. Potete approfittarne appunto per fare dei graziosi regalini sia per voi stesse e quindi per le vostre amiche, e sia per le vostre bimbe, facendola comunque a misura più piccola. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.